Salve a tutti, sul banco abbiamo il circuito, il mobile è stato tolto, della radio Hachette che veniva praticamente venduta pezzo pezzo in edicola per poterla poi assemblare. Il lavoro di assemblaggio poteva essere fatto da chiunque perché praticamente i pezzi erano a innesto e anche le schede venivano innestate con questi ponticelli. La radio non è mia e praticamente il proprietario lamenta che questa radio ha un forte rumore di fondo ma non riceve praticamente nulla. Se alziamo si sente un rumore di fondo attraverso l'altoparlante, se giriamo la stazione non si sente nulla. Ora, la cosa che possiamo fare è verificare che i componenti inseriti nel circuito siano quelli da schema e controllare magari sotto le piste se c'è qualche saldatura fredda, perché le valvole si accendono tutte. Qui per esempio c'è un po' di ruggine che potrebbe dipendere anche dalla perdita di questo condensatore che andremo a vedere. Ecco, disassemblato completamente, quasi completamente il circuito. Adesso andiamo subito a verificare questo elettrolitico se è in perdita, perché praticamente guardate questo elettrolito che sembra essere fuoriuscito proprio dal condensatore, potrebbe compromettere il funzionamento del circuito. Dopo il controllo degli elettrolitici, li controlliamo tutti, vedremo se eventualmente c'è qualche problema nell'inserzione dei resistori, perché a giudicare come è fatto il circuito l'assemblaggio richiedeva solo l'innesto dei vari circuiti, delle valvole e dei resistori. I condensatori e altri elementi come i trasformatori di media frequenza risultavano già a bordo delle schede. Ok, gli altri due elettrolitici godono di ottima salute. Vediamo cosa ci dice questo qui. Sembrerebbe che l'SR è un po' altino. Sostituiamo il condensatore e diamo una pulita anche alla zona. Ecco fatto. Adesso diamo una pulita alla parte e cerchiamo un condensatore da mettere in sostituzione. Ok, condensatore sostituito. Sotto lo stadio di preamplificazione ho trovato qualche saldatura proprio staccata sotto il polo caldo dell'antenna, era difettosa, oltre a altre saldature presenti sugli altri stadi. Quindi molto probabilmente il funzionamento errato della radio, il funzionamento anomalo della radio dipendeva da questo. Ho controllato tutti i resistori e sono stati praticamente inseriti al posto giusto. Adesso riassembliamo tutto il circuito e vediamo cosa succede. Procediamo con l'inserimento delle valvole.
Adesso proviamo ad alimentare il circuito e vediamo se succede qualcosa. Bene, ho rimontato anche la corda del tuning, operazione che non piace mai a nessuno. Proviamo ad alimentarla. Attendiamo qualche secondo che si scaldino le valvole. Classico rumore di fondo, qualcosa già si ode. Questo dove mi trovo io è un ambiente che non si presta alla ricezione, però già si può vedere se la radio è tornata a funzionare. Proviamo a sintonizzare qualcosa. Si sente. Prende più di qualche stazione. Ti aiuta a ottimizzare i consumi rispetto ai... Sembra che la radio è tornata a funzionare, è bastato sostituire il condensatore e rifare le saldature nello stadio di preamplificazione FM. Per fare una prova migliore bisognerebbe portare il ricevitore in una zona dove c'è migliore ricezione. Faremo anche questa prova. Ora non mi resta che riassemblare il tutto e reinserirlo nell'apposito mobile. Bene, ho portato la radio in un luogo diciamo migliore del laboratorio. Adesso l'alimento, vediamo che cosa succede. Vediamo se prende qualche stazione. Diamo sempre il tempo alle valvole termoioniche di scaldarsi. Praticamente impareggiabile in questa fase di Si mercato. sente qualcosa. A fare degli investimenti enormi. Di fare un 45 in questa sì. canzone proprio assieme a... Noi ci fermiamo qui, ora c'è la nota del giorno. Beh, diciamo che c'è una piccola distorsione. Il ricevitore andrebbe anche allineato, ma per questo serve almeno un generatore di funzioni. Questo potrebbe essere diciamo l'oggetto di un prossimo video. Comunque sembra che la radio, rispetto a come quando è arrivata, adesso funziona. Un saluto a tutti da Mr. Bolt.